Demet Özdemir è scappata da Can Yaman? Le date del suo viaggio a Dubai hanno acceso un incendio di voci e supposizioni. Benvenuti su Turkey News Magazine, la vostra finestra privilegiata sul mondo più chiacchierato del momento. Prima di partire, un attimo per voi, iscrivetevi, attivate le notifiche, restate con noi. Perché, lo sapete, qui basta una data, uno scatto, un volo prenotato all'ultimo minuto per ribaltare tutto ciò che credevamo di sapere. Ed è proprio quello che sta succedendo adesso. Di per sé, la scelta di Demet Özdemir di volare a Dubai non sarebbe stata un titolo da prima pagina. Ma quando mettiamo in fila i tasselli, il silenzio sui social, i dettagli sussurrati tra addetti ai lavori, e soprattutto la presenza di Can Yaman nella stessa città poche settimane prima, il puzzle assume un contorno del tutto diverso. Demet, che in televisione sta vivendo un momento luminoso con il personaggio di Nisan nella serie Eşref Rüya, non è finita al centro della scena per una sequenza memorabile o un premio, bensì per quelle fotografie abbaglianti arrivate dal deserto, hotel scintillanti, dune color oro, tramonti che sembrano dipinti, abiti semplici e taglienti come dichiarazioni. Tutto perfetto, sì. Eppure la domanda che serpeggia non ha a che fare con l'estetica, perché proprio adesso? Già, perché proprio adesso, quando Can Yaman è rientrato da Dubai da appena qualche tempo. Lui l'ha accolto come una star internazionale tra eventi e incontri, e lei che arriva subito dopo, quasi a seguire un'ombra, o a evitarla. Coincidenza o mossa calcolata? I commenti sono esplosi nel giro di ore. Non ci è andata finché c'era Can, ha aspettato apposta per non incrociarlo. Demet sta evitando Can. Parole che rimbalzano, che fanno rumore, che si stratificano. Ma che cosa c'è davvero sotto? Demet non vuole trovarsi nello stesso spazio, nella stessa inquadratura mentale, con Can? O è soltanto la lente deformante di chi la osserva a trasformare un calendario qualunque in un romanzo? Noi oggi rimettiamo ordine tra cronologie e sensazioni, scaviamo tra poste e non detti, e proviamo a capire se quel viaggio abbia il sapore di una fuga, di una coincidenza o di una regia silenziosa. Partiamo dal fatto che ha infiammato le bacheche, la partenza dopo il rientro di Can. Una scia temporale che ha lasciato domande in sospeso e ha reso ogni foto un indizio possibile, ogni storia un sottotesto. Le immagini da Dubai hanno fatto da miccia. Appena Demet ha pubblicato i primi scorci, il cielo che si incendia al tramonto, la suite che affaccia su una foresta di grattacieli, la sabbia che inghiotte i passi e cancella le impronte, la reazione è stata immediata. I like a migliaia, i commenti a fiumi. E poi, in silenzio, un cambio di fuoco, dagli scatti ai calendari. Non più, che bella, ma quando? Non più, dove sei, ma perché adesso? Perché non c'è andata mentre Can era lì, ha aspettato per non essere nella stessa città, è una fuga deliberata? C'è persino chi giura che la miccia l'abbiano alimentata i profili dei fan più romantici, quelli che non hanno mai smesso di sognare una reunion tra Demet e Can, quel miraggio che da anni tiene unita una folla internazionale di cuori impazienti. Ma il tempismo è davvero un indizio? Secondo alcune voci, il viaggio era sul tavolo da tempo, rinviato e risistemato tra impegni, copioni e set. Altri, però, ci vedono un gesto preciso, una partenza studiata per dopo, per lontano, per non accavallarsi. C'è chi dice che l'agenda di Demet fosse troppo serrata con Eşref Rüya per incastrare date diverse, e c'è chi sussurra che lei non volesse proprio essere immortalata nello stesso skyline di Can, neppure per sbaglio. La memoria condivisa del loro passato, delle loro collaborazioni, delle scintille dentro e fuori lo schermo, rende ogni movimento un titolo e ogni assenza un'interpretazione. Perché il fattore Can Yaman pesa ancora così tanto? La risposta è semplice e complicata insieme. Can è un fenomeno oltre i confini turchi, la carriera in Italia, i progetti che parlano più lingue, il seguito che lo rincorre da un paese all'altro. Quando il suo nome si intreccia con quello di Demet Özdemir, l'eco raddoppia. La chimica dei tempi d'oro, quella sensazione di episodio in sospeso che i fan non archivieranno mai davvero, tiene vivi i loro nomi nella stessa frase, anche quando la vita li porta altrove. Così, ogni passo di Demet viene inciampato da un confronto implicito,
Che cosa penserà Khan? Che cosa farà Dimet se lui è lì? È un segnale. E i social, si sa, amplificano ogni sussurro fino a farlo diventare coro. Non stupisce allora che, dopo quelle foto, la rete sia diventata un campo di battaglia. Da una parte chi difende Dimet a spada tratta, perché dovrebbe evitare qualcuno? È assurdo. Dall'altra chi fa i conti con le date e scuote la testa. Troppe coincidenze per essere solo caso, qui c'è distanza voluta. Qualcuno si è spinto oltre, trasformando un sospetto in verità personale, ha aspettato per non finire nella stessa inquadratura. Commenti che raccolgono migliaia di cuori, si fissano in alto sotto i post, e dettano l'aria del momento. C'è poi un tassello che non possiamo ignorare. Il 7 Esref Ruya non è una passeggiata. Dimet porta sulle spalle Nisan con un'intensità che consuma, illumina e, talvolta, stanca. Si mormora che Dubai sia stata la valvola di sfogo dopo settimane di riprese dense, quell'ossigeno che si cerca quando le luci diventano troppo vicine. Ma la domanda resta. È stato solo bisogno di staccare? O anche esigenza di allontanarsi dal frastuono di un gossip che la rincorre persino tra una pausa e l'altra? Dietro le quinte c'è chi racconta di una sensibilità accesa, di un fastidio crescente per l'invadenza sul privato. E quando il nome di Khan torna a bussare a ogni angolo, forse la risposta istintiva è mettere un oceano tra sé e il mormorio. Di fronte a tutto questo, la strategia di Dimet è stata cristallina: silenzio. Nessuna smentita, nessuna allusione, nessun like che possa essere interpretato come messaggio. Un vuoto sonoro che nel mondo del gossip non è assenza, ma scelta. Perché ogni parola diventa titolo, ogni spiegazione produce un'altra domanda, ogni chiarimento inaugura un nuovo capitolo di supposizioni. Meglio allora parlare per immagini, un tramonto, una risata, una mano che sfiora l'orizzonte. E lasciare che ognuno legga quel che vuole leggere. Anche i fan di Dimet sono spaccati. C'è chi chiede a gran voce di cambiare disco. Parliamo del lavoro, della crescita, dei ruoli. Basta collegarla a Can Yaman. E poi c'è chi, testardo e romantico, vede in quella distanza un racconto ancora vivo. Il silenzio non è casuale, è una presa di posizione. Due visioni che si affrontano ogni volta che compare uno scatto, ogni volta che manca una parola, come se l'assenza stessa della risposta fosse una risposta. E allora Dubai diventa più di una meta. Negli ultimi anni è la capitale di un certo linguaggio non detto, lusso come autonomia, orizzonti come libertà, distanza come scelta. Le immagini di Dimet in quella cornice sono state interpretate così: vado per la mia strada. Il messaggio che alcuni opinionisti leggono è chiaro: scrollarsi di dosso i riverberi di un passato che non smette di bussare e aprire, finalmente, una porta su un capitolo nuovo, tutto suo, costruito sul lavoro e su un controllo più stretto della narrazione. Eppure la domanda ritorna, ostinata: coincidenza o volontà? Tutte le piste, tutti i sussurri, ogni pezzo di retroscena fa rotta verso lo stesso punto: il viaggio di Dimet è stato percepito come molto più di una fuga al sole. Il fatto che abbia scelto la stessa città subito dopo la partenza di Khan non poteva che sollevare interrogativi. È stato davvero il caso? Oppure una distanza cercata, lucida, necessaria? Forse, come sempre, sarà il tempo a dare una forma definitiva a questo rumore. Intanto, i più attenti hanno notato particolari minimi: nelle prime ore nessuna geolocalizzazione, poi una tag discreta a distanza di giorni, storie con panorami e dettagli di luce, ma pochi volti, come se il racconto fosse intenzionalmente astratto, privo di coordinate personali. Un modo elegante per dire sono qui, senza dire con chi né perché. C'è chi legge in questa cura una regia professionale, suggerita da chi le sta accanto nella comunicazione. C'è chi invece vi vede l'istinto di proteggere ciò che resta privato in un mare che tutto inghiotte. Dall'altra parte, il nome di Khan continua a girare come un satellite. Impegni in Italia, apparizioni che fanno notizia prima ancora di essere confermate, un'agenda che brilla e confonde. Eppure, nel rumore di fondo, un dato spicca: lui a Dubai, lei a Dubai, ma non insieme, non nello stesso flusso di immagini, non nello stesso fotogramma. È un'assenza che diventa presenza,
perché la fantasia di chi guarda riempie lo spazio vuoto con ciò che desidera o teme. Qualcuno prova a fare i conti con i voli, con le differenze orarie, con gli orari dei post. C'è chi giura che gli scatti di Dimet siano stati caricati con un ritardo studiato, come se quel paio d'ore potesse spostare il significato. È il gioco del nostro tempo. Si scompone, si ricompone, si pattina sulla superficie lucida delle immagini cercando la crepa da cui sbirciare la verità. Ma forse la verità è meno romanzesca di quanto vorremmo, e più semplice: lavorare, respirare, scegliere i propri tempi senza doverli spiegare. Eppure il racconto popolare vive di suggestioni. Così, quando Dimet pubblica un sorriso sfuggente contro il sole del deserto, c'è chi lo legge come libertà ritrovata, e chi lo interpreta come distanza comunicata. Quando indossa un abito minimale che taglia la figura contro il cielo, c'è chi applaude all'eleganza, e chi si chiede se sia un modo per segnare una linea. Nulla è neutro, quando i nomi sono Dimet Özdemir e Can Yaman. Nel frattempo, sul set di Esref Ruya, Nisan vive conflitti e rinascite che risuonano in modo quasi ironico con quanto le viene attribuito fuori dallo schermo. Lì, davanti alle telecamere, Dimet sceglie il dettaglio, il respiro, la pausa tra le parole. Qui, lontano dal Chuck, sceglie un altro tipo di pausa, quella che lascia parlare le immagini e tace il resto. Una coerenza sottile che non tutti colgono, ma che forse è il suo modo di disegnare una frontiera. C'è chi sostiene che il suo staff le abbia consigliato una linea ferma, niente commenti, nessuna smentita, solo lavoro e pochi momenti curati. Altri, al contrario, pensano che sia Dimet a guidare tutto, con la sensibilità di chi sa di essere osservata e non vuole più farsi dettare i tempi dal brusio. In ogni caso, il risultato è lo stesso, il racconto resta sospeso, e proprio per questo non smette di attrarre. E così torniamo al punto di partenza. Coincidenza o foga? Strategia o semplice calendario? Il caso, a volte, gioca con noi più di quanto ammettiamo, altre volte è la volontà a orchestrare silenziosamente i movimenti. Quello che vediamo è una scia luminosa che lascia dietro di sé domande brillanti. Quello che non vediamo, e forse non vedremo, è il perché autentico. Ma nel gioco del gossip ciò che conta non è soltanto la verità, è l'eco che la rincorre, le emozioni che accende, la conversazione che apre. Una cosa, però, è certa: Dimet Özdemir continua a smuovere l'aria con ogni passo. Che pubblichi, che taccia, che lavori o che voli, il vento della curiosità la segue e la incornicia. E noi, qui su Turkey News Magazine, raccogliamo i fili di questo racconto senza pretendere di tagliare il finale. Perché la fine, oggi, non c'è. C'è un punto e virgola, una pausa, un respiro. Siamo arrivati al momento di salutarci, ma non al momento di chiudere la storia. È difficile dire se questo viaggio sia stato solo vacanza o un messaggio in piena regola, scritto con il linguaggio delle date e dei silenzi. Nel mondo del gossip, lo sappiamo, il tempismo raramente è innocente. Il fatto che Dimet abbia imboccato la stessa rotta appena dopo l'addio di Can a Dubai rende inevitabile porsi domande. E il suo silenzio, invece di spegnere il chiacchiericcio, lo moltiplica. A volte si parla più forte senza parole. A volte il suono che resta è proprio quello del non detto. Voi che ne pensate? È stato tutto un gioco del caso? Oppure Dimet ha davvero atteso pur di non ritrovarsi nella stessa città di Cannes? Fuga o esagerazione di chi non vuole lasciare andare una storia che appartiene al passato? Scrivetecelo, perché questa conversazione siete voi a portarla avanti. E se amate questo genere di sussurri, di retroscena, di dettagli minuscoli che cambiano la scena, non dimenticate di iscrivervi al canale, mettere like, attivare la campanella. Qui, ciò che resta nell'ombra trova luce, e ciò che sfugge allo sguardo diventa racconto. Noi siamo Turkey News Magazine, e non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima, scottante puntata.